Ciao a tutti, come fargli sentire la tua mancanza innescando meccanismi regressivi? Allora, se vuoi che una persona senta fortemente la tua mancanza, devi farla tornare un po' bambina. Non c'è niente da fare, cioè i bambini sentono tantissimo la mancanza delle persone, sentono tantissimo la mancanza dei genitori, ad esempio. Tutti i bambini hanno vissuto una forma di abbandono, di paura di essere abbandonati da parte di uno dei due genitori. E quindi se tu inneschi questo meccanismo di regressione attraverso il tuo comportamento e fai diventare emotivamente, fai regredire l'altra persona a uno stato bambino, e tu vieni di conseguenza, questa regressione avviene se tu vieni identificato come il genitore abbandonico, diciamo così, il bambino sentirà la mancanza del genitore, ma l'adulto per trasposizione sentirà la tua mancanza. Quindi qual è il meccanismo per far sentire la tua mancanza? È quello di fare ritornare bambino o bambina la persona che ti interessa, attraverso ovviamente il comportamento. Ma questo non è così complicato come sembra. Pensa ad esempio ad una conferenza. Tu vai a una conferenza o a un corso, un seminario, il corsista, insomma chi tiene il corso fa la lezione, poi a un certo punto dice: vediamo un po' se avete capito, adesso chiedo un attimo a qualcuno di voi se ha capito bene quello che ho detto. E voi noterete, io lo faccio ogni tanto, che le persone che sono adulti, non sono più bambini, non sono più ragazzi, iniziano a guardare dappertutto, guardano verso il basso, insomma, mettono in atto lo stesso comportamento che mettevano in atto a scuola quando il maestro, la maestra, il professore, la professoressa dicevano: vediamo un po' chi interroghiamo oggi, e tutti si nascondevano quasi per non farsi vedere, come se volessero nascondersi per non farsi vedere, per non farsi notare. Ora, è evidente che si tratta di persone adulte che magari hanno pagato addirittura per fare il corso, quindi hanno tutto il diritto di, come dire, verificare, di rispondere, di non rispondere, insomma. Eppure si rinnesca questo meccanismo per cui tornano indietro nel tempo. Allora, immagina se una persona riuscisse a capire qual è stato il tuo genitore abbandonico e si comportasse secondo il suo comportamento. Tu, anche se sei una persona adulta, istintivamente regredisci, torni bambina e inizi a sentire la mancanza, come la sentivi a suo tempo. Cioè non è che torni bambina in tutti i sensi, torni bambina in quell'aspetto del sentire la mancanza. Non senti più la mancanza del genitore, ma per trasposizione senti la mancanza della persona che attraverso il suo comportamento è riuscita a farsi percepire come quel genitore. Allora, come si attua tutto questo? Beh, intanto devi capire due cose. Qual è il genitore e qual è il vissuto che ha fatto vivere, in quale circostanza ha abbandonato. Qui parliamo di abbandono per far sentire la mancanza. Qual è il genitore che ti ha fatto sentire la mancanza? E allora qua devi andare prima, devi fare una fase di indagine indiretta, analogica, emotiva. Non è che devi chiedere scusa, ma a te da piccolo, quale genitore ti ha fatto sentire la mancanza? Perché intanto chiederlo, magari l'altra persona a livello cosciente neanche lo sa, magari ti dice una cosa per non dirne un'altra, però effettivamente non sa quello che ti vuole, cioè non lo sa a livello cosciente, lo sa la sua parte emotiva. Per cui devi scoprirlo analogicamente, devi scoprirlo indirettamente. Come fai a scoprirlo? Beh, intanto i genitori sono due, quindi è che questo primo punto inizia a parlare di abbandono, inizia a parlare di frasi indirette. Sai che ho sentito al telegiornale oggi una notizia che una mamma ha abbandonato il suo bambino. Ecco, il bambino o la bambina devi farli identificare in lui, quindi devi utilizzare un sesso omologo, cioè se lui è maschio dovrai parlare di bambini abbandonati dalla mamma
o di bambini abbandonati dal papà in due fasi diverse e capire dove lui ti dà segnali di gradimento, dove lui o lei ti dà segnali di gradimento. Per capire quali sono i segnali di gradimento, vai a vedere i video che ho fatto nell'altro mio canale, Felicità e Benessere, dove c'è una playlist dove ci sono tutti questi segnali, vai a vederteli, tanto ti iscrivi al canale e quindi tu devi parlare di abbandono di un bambino dello stesso sesso che ha questa persona che ti interessa, dal padre o dalla madre, devi vedere dove ti dà segnali di gradimento. In pratica hai capito qual è il genitore, diciamo, che ti fa vivere l'abbandono e poi devi capire in quali circostanze ti ha fatto vivere l'abbandono, questo senso di abbandono. Te l'ha fatto vivere proprio come un abbandono fisico, te l'ha fatto vivere come un abbandono mentale, te l'ha fatto vivere, in che modo te l'ha fatto vivere? Devi cercare di capire il più rapidamente possibile. Quindi raccontando delle metafore che vanno a toccare diversi punti, l'area sentimentale affettiva, se l'hai percepito come una mancanza d'affetto, l'area di realizzazione personale, se l'hai sentito come un vuoto nella tua realizzazione personale, insomma vai a toccare un po' diverse aree esistenziali per capire come e in che modo. È semplice il sistema, tu fai delle affermazioni e noti di risposta i segnali non verbali di gradimento. Quando ci sono significa che la risposta è giusta. Una volta che hai fatto tutte queste indagini e hai, quindi ripeto, per capire i segnali non verbali vai a vederti i video che ho fatto nel mio nuovo canale Felicità Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. E una volta che hai fatto tutto questo, saprai come devi comportarti per farti percepire come un genitore, quindi fargli una regressione. Lasci passare un po' di tempo e poi dovrai somministrare tu l'abbandono nelle stesse modalità. Diciamo che più riesci a incarnare il modello comportamentale del genitore verso cui lui o lei ha sentito la mancanza, più vieni identificato come questo genitore, più lui sentirà la mancanza di te o lei sentirà la mancanza di te. Dice, ma se gli ha fatto sentire la mancanza al padre e io sono madre, sono donna, come faccio a, diciamo, farmi percepire nel modo giusto? Ma è molto semplice, tu al di là del sesso devi adottare un modello comportamentale, perché poi alla fine è il comportamento che ti fa identificare con quella persona, non è tanto il sesso. Certo, se ci fosse anche il sesso giusto, meglio, cioè nel senso che se tu sei donna e devi impersonare la madre è più semplice forse, ma non è neanche così detto, perché poi alla fine sono i comportamenti, esiste un comportamento materno ed esiste un comportamento paterno, quindi anche se sei donna potresti utilizzare tranquillamente un comportamento paterno. Com'è questo comportamento paterno? L'ho spiegato anche qua, sempre sul canale Felicità e Benessere, quindi puoi vederti i video relativi in modo tale da capire com'è questo comportamento paterno o materno che tu devi adottare per essere identificato come adulta significativa e quindi avere tutte le, per così dire, avere tutte le possibilità di scatenare una regressione. Se scatena una regressione, praticamente questa persona dal di dentro sentirà la tua mancanza. Non è neanche tanto importante che tu non ci sia proprio fisicamente davvero, ma intanto la mancanza o non la mancanza è solo una suggestione mentale, per cui sono meccanismi del passato che vengono trasportati nel presente, non serve assolutamente nient'altro, per cui puoi comunque stare tranquillo che una volta che tu hai messo in atto il comportamento giusto, la mancanza la sente, indipendentemente dal fatto che tu sia poi più o meno presente fisicamente, perché ripeto, per sentire la mancanza è una questione mentale, essenzialmente mentale. Fai questo e vedrai che otterrai buonissimi risultati per far sentire la mancanza appunto alla persona che ti interessa. Bene, per questo video è tutto, iscriviti al canale.
Seguimi anche sulla pagina Instagram Massimo Taramasco ed iscriviti anche al mio nuovo canale Felicità Benessere, dove appunto troverai tutti questi video di cui ti parlavo. Quindi iscriviti al mio nuovo canale Felicità Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti!